Buongiorno a tutti amici tichettiani, come vedete questo video inizia da una lavanderia automatica, una delle rarissime lavanderie che abbiamo trovato negli ultimi mesi. Ci troviamo qui nella periferia di Tbilisi, abbiamo trovato sulle mappe che c'era questa bellissima lavanderia automatica a gettoni, quindi con 12 lari facciamo un lavaggio da 18 kg, praticamente sono 4 euro. E poi abbiamo le asciugatrici che costano 30 centesimi di euro per 4 minuti, quindi noi faremo mezz'ora di asciugatura e quindi con poca spesa massima resa. Nel frattempo ne approfittiamo per portarci avanti con i lavori, stiamo lavorando al computer e qui abbiamo anche il wifi. Approfittiamo di questa pausa lavaggio per portarci avanti. Poi dopo, quando avremo finito, andremo a fare un po' di spesa perché abbiamo il frigorifero vuoto, la dispensa vuota, la cassapanca vuota e quindi è necessaria una bella spesa. Abbiamo individuato un ipermercato che sembra essere il più grande di tutta la Georgia, quindi vediamo se lì riusciremo a trovare più scelta di prodotti. Questa è la timeline che stiamo esportando e mentre si esporta un video ne carichiamo altri due perché qui non ci si ferma mai. Charlie è parcheggiato qui davanti e quindi, visto che abbiamo diverse borse di panni arretrati, è ottimo aver trovato un parcheggio qui vicino. Marta sta creando le storie che vedete su Instagram. Ciao! Quindi mi raccomando, seguiteci su Facebook, Instagram, TikTok, oltre che guardare i nostri video su YouTube. Direi. Sentite che traffico, noi intanto facciamo il pieno. 2 lari e 74 che sono meno di €1, praticamente 94 centesimi per il diesel. Come avrete capito abbiamo lasciato Tbilisi, Soprattutto la lavanderia, ci siamo stati tutta la mattina. soprattutto la lavanderia è stata un po' caotica perché è una roba allucinante, non si trova parcheggio nemmeno a pagarlo. Abbiamo provato ad andare al supermercato ma è impossibile perché ci sono le altezze limitate a 2 metri. Voi lo capite per quale motivo quando fanno un centro commerciale, quindi con un supermercato un pochino... Ipermercato. Con un ipermercato, ma anche se fosse un supermercato un pochino più grosso, diciamo, del market comune, dove troviamo quasi tutto, noi puntualmente ci scontriamo con il problema del parcheggio per Charlie. E non ci sono versi. Perché in tutti i centri commerciali hanno o quasi hanno i parcheggi o sotterranei o comunque riservati con la sbarra a una tot altezza. Questo ultimo aveva l'altezza 2,20 m e noi non ci entriamo. Noi siamo 2,60 m, quindi... E quindi praticamente ci blocca tutte le volte la possibilità di fare la spesa. In tutto questo sono passati le mezz'ore, ci è venuta fame e ci siamo fermati qui davanti a prendere due kebab. Al kebabaro, quindi un kebabaro per Marta. Grazie. E uno per me. E buon appetito. E buon appetito, ragazzi. Qui c'hanno anche i prosciutti da Galbani, 4 euro. Il salame. Qui abbiamo un po' di formaggi locali, latte di mucca. Qui abbiamo il Lavazza crema e gusto, ma poi c'è il Lavazza espresso italiano 30 lari, questo 10 euro, un pacchetto così 10 euro. C'è anche piccolo però. Anche il Lavazza oro, anche questo 10 euro. Guarda, questo non l'ho mai vista così pocket. Sì, ma 4 euro. In caso di emergenza uno lo trova. E anche la spesa l'abbiamo fatta, abbiamo speso più o meno una quarantina di euro. Sì, poco meno. Abbiamo preso anche pesce, patate, carne, un po' di roba varia, quindi non male, non c'è tanta scelta, stiamo rimpiangendo un po' la scelta che trovavamo in Turchia. Anche se in questo supermercato c'erano tanti prodotti di importazione, però con dei prezzi allucinanti. Tipo il pacchetto di caffè Lavazza. Caffè Lavazza li batteva tutti. A 10 euro, insomma, tanta roba. Sì. Comunque ora proseguiamo e andiamo a cercare poi anche un posto per stanotte, ma prima vediamo se riusciamo a vedere qualcosa di interessante. E soprattutto a far l'acqua.
soprattutto a fare l'acqua, che siamo con i serbatoi vuoti. Avete capito che oggi era una giornata dedicata ai servizi, perché eravamo proprio a zero in tutto, zero spesa, zero acqua. Dobbiamo farci anche la doccia, ma siamo senza acqua, senza il boiler, perché il boiler ancora non l'abbiamo risolta la faccenda, e quindi ci scaldiamo scaldando l'acqua come si faceva una volta e usando poi il nostro boilerino portatile del Decathlon. Con la doccetta annessa, la cabina doccia ce l'abbiamo e facciamo così. Ora poi, quando avremo una postazione un pochino più tranquilla, voglio provare a vedere se si riesce a capire qualcosa smontando il boiler, però il problema è che va tolto dal circuito del cinebasto, e siccome la mattina è freddo, anche la sera, se lo vado a levare dopo siamo anche senza cinebasto. Questa cosa infatti, mira il dito. questo è infatti il motivo che mi ha rallentato a fare questa operazione, perché poi se smonto tutto e c'è qualche problema siamo anche senza cinebasto, quindi è bene evitare. No, ancora qua insomma siamo un po' su di quota e le temperature non sono ancora, diciamo, proprio completamente primaverili. È un lavoro comunque che presto o poi tardi andrà fatto. C'è da aggiungere anche una cosa: ha fatto un gran vento in questi giorni, quindi come adesso siamo nel parcheggio del supermercato, a parte non è fattibile come postazione, ma anche volendo non puoi tenere aperte le portiere, la portellone posteriore, perché veramente c'è un vento assurdo e quindi volerebbe tutto, alza la polvere, cioè non si potrebbe lavorare in quelle condizioni. La cosa bella poi è che dietro sul letto abbiamo tutte le borse con i panni. E c'è da rifare anche il letto. C'è da rifare il letto, da rimettere tutto dentro gli armadi. Ma l'avevamo detto che oggi è la giornata di servizi, no? Quindi cambio letto, tutto quanto. Quindi finiremo stasera con la doccia a noi e a letto. E a letto. Dai, ripartiamo, se no quest'acqua non si trova. Ma in cemento è scemo. Ci stiamo spostando, come avrete notato, e siamo giunti in questo mirador davanti al lago Zinvali, che sarebbe un viewpoint o una terrazza panoramica. Esatto, noi lo chiamiamo mirador. Questo lago è artificiale, come abbiamo visto dalla presenza di questa diga che abbiamo appena passato vicino a noi. Però sarà il cielo nuvoloso oggi, ma il colore dell'acqua è surreale. È surreale. Veramente, sembra un lago ghiacciato, perché c'ha questo colore azzurro ghiaccio. Quindi noi ora proseguiamo perché la nostra meta è un'altra. Come potete vedere dal comitato di accoglienza, siamo arrivati in un posto molto bello. Ora c'è vento, quindi c'è sempre vento. Speriamo che ci sentiate, ma siamo di fronte a uno dei castelli più belli di tutta la Georgia, il castello di Ananauri. L'ha detto anche bene, bravo. L'ho detto bene? L'hai detto bene. Siamo entrati all'interno del castello, qui siamo dentro le mura, facciamo tutto il giro della corte e poi andiamo a vedere anche la parte interna del monastero. C'è un vento, c'è tantissimo vento, anche bello freddo, e da questa terrazza possiamo vedere tutto il lago Zinvali. O meglio quello che ne resta, perché non è proprio pieno d'acqua, ma anzi bello
È un po' prosciugato, vedete c'è tutto il bordo che delimita il livello di quando era bello pieno. Lì vediamo c'è anche un po' di neve sulle montagne. Si sente l'aria più frizzantina. Si sente l'aria frizzante. Qui ci sono tutti questi camminamenti senza parapetto, quindi occhio a dove si mettono i piedi. Qui una bella torre, bisogna stare molto attenti. Volendo si può andare anche su quell'altra torre. Abbastanza intatto, È ben conservata, vero? Il castello di Ananauri, come vi ha accennato prima Fede, è un complesso architettonico molto importante per la Georgia. Innanzitutto è un castello conservato in maniera egregia, ha la particolarità di queste mura con i merletti, diciamo così, con le mura merlate, ed è stato in passato la sede per molti anni dei duchi di Aragvi. I duchi di Aragvi che sono stati un'importantissima dinastia feudale per l'epoca. Un altro passaggio molto importante è stato la conservazione per alcuni anni della croce di Sant'Anino, non so se vi ricordate, ve l'abbiamo accennato nei video precedenti, che diciamo è stata conservata qui per un certo periodo di tempo. Successivamente è stata spostata, come abbiamo visto nella capitale Tbilisi, nella cattedrale di Sioni. Come avete visto, all'interno del monastero, della chiesa, ci sono degli affreschi, o meglio ci dovrebbero essere stati degli affreschi. Un incendio dell'anno 1739 li distrusse in gran parte. Nell'anno 2007 è stata fatta la richiesta nell'inserimento dei siti georgiani candidati a patrimonio dell'UNESCO. E non è Georgia se non ci sono le montagne. Ci siamo spostati dal super castello, dobbiamo proprio cambiare, diciamo così, vallata, però per fare questo dobbiamo passare delle belle montagne. Come vi dicevo, la Georgia è un po' tutta così, ci sono queste valli e poi ci sono le catene montuose. D'altra parte siamo nei monti del Caucaso, quindi Charlie è offeso con noi perché gli stiamo facendo fare delle belle salite. Siamo al 10% in questo momento. Ecco, salita del 10%, quindi. Però la vallata non sembra male dall'alto. E al lato della strada, non ho fatto in tempo a riprenderlo, c'era pure un cinghiale. Cinghiale. Ma roba da matti. A 1350 metri di quota.
Buongiorno ragazzi! Buongiorno a tutti! Guardate che bella giornata di sole stamattina. Abbiamo dormito in questo parcheggio che per la prima volta sembra essere un'area riservata per i camper. Non abbiamo i servizi, però abbiamo i bagni. Così ieri, una volta arrivati, abbiamo finito i servizi per Charlie. Ci mancava da scaricare il portapotti e si è presentata l'occasione. Come vedete anche il panorama dietro di noi è cambiato. Esatto, siamo arrivati nella famosa regione del Kakheti. Caccheti? Che parola è? Dopo le mirminchia della Grecia, qui abbiamo la Cachetia. La Cachezia. Raga, si chiama così, ragazzi. Quale zona migliore per scaricare il portafoglio? Esatto, allora? La Cachetia, ovvero appunto, come dicevo, in lingua locale il Kakheti. E in lingua locale veramente perché pare che in questa zona parlino un dialetto molto particolare che si differenzi dalla lingua georgiana. È la regione per eccellenza dei vigneti e quindi del famoso vino georgiano. Yeah. Infatti già dietro Charlie, dietro a quel muro, abbiamo dei vigneti che iniziano a essere molto diffusi in questa zona. Anche oggi fa un po' freddino nonostante il sole, anche perché lì abbiamo le montagne del Caucaso tutte belle innevate. Ma perché abbiamo deciso di dormire proprio in questo posto? Perché qui davanti a noi abbiamo questo bellissimo monastero di Alaverdi. Il monastero di Alaverdi è un antico monastero, all'interno del quale è stata costruita una cattedrale che risale all'undicesimo secolo. È un monastero ortodosso e la sua fondazione è attribuita al monaco siriano Iosef, che è stato uno dei 13 padri della Chiesa georgiana. Pensate che l'imponenza della cattedrale, con un'altezza di 55 metri, è il secondo edificio più alto di tutta la Georgia, ovviamente religioso, secondo appunto dopo la cattedrale di Tbilisi che abbiamo visto, che è stata costruita solo recentemente. E allora entriamo dentro e scopriamo questo bellissimo luogo. Dietro alle mie spalle vediamo piantate tante varietà di viti e leggiamo appunto in questo cartello, parlo piano perché siamo all'interno del monastero, che 530, pensate un po', varietà di uve indigene provengono dalla Georgia, quindi un numero piuttosto sostanzioso, di cui 104 varietà di vini sono stati praticamente piantati come selezione, diciamo, in questo monastero come una sorta di museo. Pensate un po' che 82 tipi di vini sono soltanto questi, una selezione di questa zona più ad est, come vi dicevamo prima, che è il Kakheti, mentre i restanti 22 tipi di vini vengono da un'altra regione centrale della Georgia che si chiama Kartli. Deduciamo che insomma la Georgia è ben fornita a livello di vini e noi qualcuno l'abbiamo già assaggiato. Andate a vedere il nostro video precedente dove facciamo il wine tasting. Veramente hanno, a nostro avviso, per quanto ce ne intendiamo, hanno dei buoni vini. Vini che sono rinomati in tutta la Georgia e anche nella città di Tbilisi abbiamo visto tantissime vinerie dove fare degustazioni di ogni genere. Sì, è vero. Diciamo che è anche una peculiarità di un turismo di gruppi organizzati, portano i ragazzi, i gruppi proprio a fare questo tipo di escursioni. On her way to the mill, proud and all out. But where are you now?
Ci siamo spostati, e dopo la zona di Kakheti siamo arrivati a Telavi. Giustamente Kakheti Telavi, dopo no? Kakheti Telavi. Vabbè, basta, se no Vabbè. ci chiudono il canale. E insomma, a parte le battute, siamo appunto a Telavi, si chiama veramente così, non è una battuta, Terzo nome. e è il capoluogo, o meglio come chiamano qui, la municipalità della regione appunto della Kakhetsia, cioè del Kakheti. Adesso andiamo a esplorare questa cittadina e sembra interessante. Siamo a circa 700 metri sul livello del mare. C'è vento, purtroppo, con le montagne intorno spesso c'è questo vento un po' fresco. Abbiamo parcheggiato Charlie in questa piazza abbastanza centrale di fronte a queste mura di questo bellissimo castello. Infatti Telavi viene considerata dagli studiosi la città, pensate, un po' più medievale di tutta la Georgia, perché pare che esistano almeno 4 monumenti perfettamente conservati di epoche diverse, quindi 3 castelli e delle antiche mura. I dintorni della cittadina di Telavi ovviamente sono circondati, che ve lo diciamo a fare, da vigneti e da agricoltura. Perché questa è praticamente la capitale del vino della Georgia. E Esatto. abbiamo anche questa bellissima statua raffigurante questa donna che regge Questi grappoli di uva pare pregiata. Telavi riserva anche una sorpresa, diciamo così, dal punto di vista naturalistico, ovvero ospita un antichissimo albero di sicomoro che pare abbia 900 anni, che abbia una circonferenza di 12 metri e ne sia alto 45. Ora aspetta a noi trovarlo. Dai, facciamo un giro nella cittadina, magari facciamo un break per pranzo, perché quello ci sta tutto. Anche perché è l'ora. È l'ora, e poi magari dopo cerchiamo questo bellissimo albero, perché a noi ci piacciono. Ti ricordi in Sicilia Sì, abbiamo visto abbiamo il trovati castagno tantissimi, dei 100 tanti. cavalli? Quello dei 100 cavalli è bellissimo. E noi ci piacciono tantissimo questi alberi secolari. Vai, buona passeggiata. E adesso entriamo nel grandissimo bazar della città, dove si trovano tutte le bancherelle di qualunque cosa voi vogliate, dal cibo al vestiario, eccetera. Che pesci sono? Sempre questi dei sgombri. Bari chaga tserin gibi bari chaga tserin. Un po' di insalata ci vorrebbe. Mercato molto affollato, molto ricco di prodotti, ma noi cerchiamo qualcosa da mangiare. E non abbiamo ancora trovato nulla. Stiamo sempre cercando da mangiare perché ancora non l'abbiamo trovato, e lungo il nostro cammino incontriamo sempre queste macchine senza paraurti. Ce ne sono veramente un'infinità. Tantissime, semidistrutte,
Abbiamo capito che i georgiani guidano da cani. Da cani. Sono spericolati, precedenze zero, nelle rotatorie non si sa chi passa, è sempre il toto. Ad un certo punto eravamo sulle strisce e una macchina ha piantato un'inchiodata mentre noi stavamo attraversando. Ci è venuta vicino, piuttosto vicino, perché sono distratti alla guida, sono molto distratti. Sono distratti da una parte e azzardano dall'altra, sì, perché sorpassano sempre, quindi non guidano affatto bene. Se venite in Georgia ci vogliono no 10 occhi, 20 occhi, guardate tutto intorno, se guidate ovviamente. Ma anche E se siete a piedi, eh. appunto oggi abbiamo avuto la conferma, insomma noi passiamo sempre sulle strisce pedonali, però non hanno il senso. Allora, lì per lì ha fatto un accenno di frenata, come per dirci vai passate, poi ci ha ripensato e ha detto no ma passo io, accelerato e poi ha rinchiodato. Ha rinchiodato e proprio si è sentito la sgommata. Non avevamo la GoPro accesa per la ripresa, però insomma vi diciamo ragazzi, se venite in Georgia sia con un gruppo organizzato, Sì, sì, è vero. che con il vostro mezzo in ogni modo fate super attenzione, perché insomma non gli riesce molto bene la guida, via, o non hanno scuole guide all'altezza, sono proprio distratti, spesso parlano anche al cellulare mentre guidano e sì, l'abbiamo notata questa cosa. Quindi insomma una nota dolente per la Georgia purtroppo la dobbiamo dire in questo senso, per il resto ci piace. Mentre Però le strade sono rimasto abbastanza contento io che l'asfalto è medio, diciamo. medio buono, dai. Niente a che vedere con la Turchia. Però mi aspettavo molto peggio e invece è abbastanza bene. Forse perché ci hanno dipinto le strade come delle voragini con crivellate da buchi, e invece quelle principali stiamo parlando. Al momento, forse perché l'hanno rifatte, non le abbiamo così trovate rovinate. Però ecco, invece quello che ci hanno detto, fate attenzione per la guida, questa si è rivelata vera, quindi lo diciamo anche a voi, fate attenzione perché sono spericolati e distratti allo stesso tempo. Quindi, vabbè. Continua la nostra ricerca del cibo. Guardate le nostre facce, abbiamo trovato da mangiare, guardate che bestie. E sono solo quelli medi, Questi sono quelli medi, perché c'era la big size e c'era la piccola, noi abbiamo preso quelli medi, abbiamo preso 2 kebab, ma sono bollenti, giganteschi. vai che si freddano. Buon appetito a tutti. È tutto incartato così. Tutto incartato. Dentro c'è varie cose, cipolla, pomodori, Di tutto e di più. speziette varie, peperoncino. Speriamo che non sia estremamente piccante. Quindi mo si magna. Sono giganteschi e un po' piccantelli, vero? Un po' piccante ma non eccessivamente, perché ci sono questi che sono i diavoli verdi. Un pochino piccanti sono questi peperoncini, ma l'aveva detto la ragazza parla inglese, perché siamo arrivati qui, i cartelli erano tutti in georgiano, non ci capivamo nulla, abbiamo cercato di tradurre intraducibile e invece lei per fortuna ci ha spiegato. È buono. Peccato il peperoncino. È una giornata hot, ragazzi. Sto facendo una sudata. Giornata hot. Mi viene da piangere. Ma Allora ci aveva detto no, non è piccante. no, un pochino. E all'inizio i primi morsi, come vi abbiamo detto, no. Però poi ci ha messo il tremendo là. Questi, ora vi faccio Fagliene vedere. vedere uno. Questi peperoncini verdi qui, che sono una cosa, sentite, mi è venuto fuori il mal di gola, il raffreddore, tutto insieme. Buoni, però. È buonissimo. Però ogni tanto mordi e trovi questo peperoncino che ti infiamma anche l'alluce del piede. Una situazione very hot. Si può proprio dire. Mamma Ve l'ho mia. detto. Fa fatica ragazzi. Se faccio fatica io Perché è tutto un dire. allora, non siamo abituatissimi, però un pochino lo sopportiamo, ma questi sono tremendi, questi peperoncini, una cosa, li avevamo assaggiati già in Turchia, se vi ricordate ad Antalya, e lì avevamo detto no, sono un po' troppo piccanti per noi, ma qui ce l'ha messi, scusate, non riesco, ce l'ha messi a tradimento dentro il kebab e non ce la faccio più. Mi viene a piangere ragazzi. Ce la fo, Quindi ragazzi, continua la serie consigli pro
visitare la Georgia. Se capitate in Georgia, questi sono tremendi. È una cosa allucinante. Date un morsino di questi, vi si infiamma anche i dischi intervertebrali, vi si infiammano. Sono una cosa piccantissima. E ancora ho le labbra, non riesco a parlare bene, ho le labbra completamente in fiamme, mi si è acceso il raffreddore, tutto. Fede è lì che piange e niente, volevamo darvi un consiglio, occhio a questi peperoncini perché veramente sono hot. Siamo ora nel castello, all'interno delle mura. I'm dancing with the shadows on the bedroom wall, silhouettes of memories that I can't recall, trying to be ready for the call, trying not to fall, ready for the landfall. Wow, eccolo! L'abbiamo trovato! Ragazzi, si tratta alla fine di un platano. Leggendo nel web l'hanno appellato come acero, sicomoro, eccetera, eccetera, ma il cartello parla chiaro, è un Platanus orientalis. E anche l'albero di per sé parla chiaro. E l'abbiamo trovato, ma è veramente, cioè, è gigante, via. Cioè, guardate là, guardate che tronco. Ma poi 12 metri di circonferenza, cioè, 12 metri, ragazzi. Avete presente 12 metri? Ora vado lì così faccio la misura, Ci potresti fare quasi casa. Sì, ci fai casa dentro. Platano, accoglimi, ciao. Ma è gigante. Ma è veramente gigantesco. Vedi che roba? Questo non lo abbracci davvero, è lui che abbraccia te. Abbracciata da un albero, ti rendi conto? È bellissimo però, è bella, l'emozione della natura è sempre bella. Lì c'è il cartello che infatti riporta 45 metri di altezza, come avevamo letto, 12 metri di grandezza e l'altezza sul livello del mare sono 750 metri, immaginavamo. E riconfermiamo l'anzianità leggendo proprio adesso dal cartello che ha più di 900 anni. We're rolling way too fast to just enjoy the ride, feeling too much hunger to stay bona fide, lonely in a crowd we abide, petrified we could be unified, but heaven knows I'm getting so much better every day. Yeah, baby, can't you see? It's easy as ABC. We will carry one another on this path, yeah. Even though my feet are barely finding solid ground, I'm getting much closer now. We'll find a C'è il solito tappo, questi automobilisti sono veramente indisciplinati. Scusate ragazzi, bi 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 bi. Automobilisti, bi 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 bi. Ma guardali, con una tranquillità proprio, questa cachezia, vigneti, vigneti e vigneti, montagne del Caucaso, vigneti alla nostra sinistra e ora altri automobilisti indisciplinati. Il cavallino. Ciao bello, ciao. E poi c'è l'automobilista sciagurato che sorpassa sempre e comunque, anche se c'è il fosso laterale. Sì, non ce la fanno a sta dietro e ti devono superare. Loro, È proprio se non superano, non sono contenti. una cosa più forte di loro, non so perché. Ma poi sgassati a più non posso, cioè si sente, no? Quando uno guida dietro c'è il rumore del motore, loro rombano, boom, 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 e poi quando possono, nemmeno quando possono perché sorpassano sempre. Abbiamo visto dei sorpassi a ridosso di curve da
accapponare la pelle, in delle condizioni con macchine spaccate, rotte, targhe appese per un filo, roba che in Italia gli avrebbero tolto il libretto di circolazione. Però Secondo me anche le chiavi della macchina. Però qui abbiamo visto diverse pattuglie della polizia, ma tante, ce ne sono in giro per le strade in città e fuori città, ma pare che non siano interessate a questa guida spericolata, perché non fermano nessuno. Abbiamo visto una volta fermare dei ragazzi su una strada, ma sembra non essere una pratica comune, quindi cercheranno altro, controlleranno la sicurezza del territorio, però insomma diciamo che non è proprio così tranquillo guidare in Georgia. Wasted